Nel 2006 Alessandro Del Piero aveva già vinto tutto. Scudetti, una Champions League, una Coppa del Mondo. Era il capitano della Juventus, uno dei calciatori italiani più famosi al mondo. Poi, improvvisamente, tutto crollò. La Juventus venne retrocessa in Serie B. Molti campioni se ne andarono. Del Piero avrebbe potuto fare lo stesso. Avrebbe potuto scegliere un'altra grande squadra, continuare a giocare ai massimi livelli e lasciare che qualcun altro ricostruisse ciò che era rimasto. Ma decise di restare. Per capire perché, però, bisogna tornare indietro. A quando Alessandro Del Piero non era ancora il capitano della Juventus. Non era ancora Pinturicchio. Era semplicemente un ragazzo con un talento fuori dal comune. Alessandro Del Piero nasce il 9 novembre 1974 a Conegliano, in Veneto, e cresce a San Vendemiano. Da bambino gioca a calcio praticamente ogni volta che può. Il talento si vede presto. A 13 anni entra nel settore giovanile del Padova e pochi anni dopo arriva già il momento di confrontarsi con i professionisti. Nel marzo del 1992, a soli 17 anni, debutta in Serie B. Non passa molto tempo prima che qualcuno inizi ad accorgersi di lui. E nell'estate del 1993 arriva la chiamata che cambia tutto. La Juventus. Del Piero ha 18 anni. Entra in uno spogliatoio pieno di campioni e, soprattutto, arriva in una squadra che ha già un numero 10. Roberto Baggio, il pallone d'oro. Uno dei migliori calciatori del mondo. Per qualsiasi ragazzo sarebbe stato difficile persino immaginare di poterne prendere il posto. Del Piero, invece, comincia lentamente a costruire la propria storia. Il 12 settembre 1993 debutta in Serie A con la Juventus. Una settimana dopo segna il suo primo gol. Poi, nel marzo del 1994, contro il Parma, arriva una tripletta. Ha appena 19 anni. Ma quella non sembra più soltanto la storia di un giovane promettente. La Juventus comincia a capire di avere qualcosa di speciale. Nella stagione successiva Marcello Lippi diventa allenatore. Del Piero trova sempre più spazio e contribuisce alla conquista dello scudetto. È il primo della sua carriera. Alla fine di quella stagione Roberto Baggio lascia Torino e la maglia numero 10 della Juventus passa definitivamente a una nuova generazione, quella di Alessandro Del Piero. Gianni Agnelli gli dà un soprannome destinato a seguirlo per sempre, Pinturicchio. Perché Del Piero non sembra semplicemente segnare. Disegna traiettorie. Da una zona precisa del campo, sul lato sinistro dell'attacco, comincia a realizzare così tanti gol simili che quella posizione finirà per avere un nome. Il gol alla Del Piero. Controllo. Palla spostata sul destro. Tiro a giro. Angolo lontano. Tutti sanno cosa sta per fare. Eppure fermarlo diventa sempre più difficile. Il 22 maggio 1996 la Juventus affronta l'Ajax nella finale di Champions League, a Roma. La partita termina 1-1, servono i rigori. La Juventus vince. A 21 anni Alessandro Del Piero è campione d'Europa, ma non è ancora arrivato al massimo. Tra il 1996 e il 1998 diventa uno degli attaccanti più devastanti del continente. Segna in Italia, segna in Europa, segna nelle partite che contano. Nella Champions League dal 1997 al 98 realizza 10 gol e trascina la Juventus fino alla terza finale consecutiva. A 23 anni sembra avere davanti a sé un futuro praticamente senza limiti. Poi arriva l'8 novembre 1998, Udinese-Juventus. Negli ultimi minuti della partita Del Piero cade a terra. Il ginocchio sinistro cede. La diagnosi è terribile. Lesione del legamento crociato anteriore e del menisco. Quello che sembrava il momento più luminoso della sua carriera si interrompe in pochi secondi. Del Piero rimane lontano dal campo per mesi. Deve operarsi, deve riabilitarsi, deve praticamente imparare di nuovo a fidarsi del proprio ginocchio. Quando torna qualcosa è cambiato. Il giocatore esplosivo degli anni precedenti fatica a ritrovare immediatamente se stesso. Arrivano critiche, dubbi. C'è chi pensa che il vero Del Piero sia rimasto su quel campo di Udine. Ma lui continua e lentamente cambia. Non è più esattamente il giocatore di prima. Diventa un calciatore diverso, più maturo, più intelligente e soprattutto sempre più importante per la Juventus.
Nel 2001, dopo l'addio di Antonio Conte, diventa capitano. Seguono altri scudetti, altri gol, altre notti europee e nell'estate del 2006 arriva uno dei momenti più importanti della sua vita. Il mondiale in Germania, 4 luglio 2006, semifinale Germania-Italia, si gioca a Dortmund. Per 119 minuti nessuno riesce a segnare. Poi Fabio Grosso porta avanti l'Italia. La Germania si riversa in attacco, mancano pochi secondi. L'Italia recupera il pallone. Cannavaro, Totti, Gilardino. Del Piero arriva sulla sinistra. Palla dentro, tiro, gol. 2-0. È il gol che chiude la semifinale. 5 giorni dopo, a Berlino, l'Italia batte la Francia ai rigori. Alessandro Del Piero segna il suo. A 31 anni è campione del mondo. Dovrebbe essere uno dei momenti più felici della sua carriera. Ma mentre l'Italia festeggia, a Torino sta accadendo qualcosa che cambierà completamente la storia della Juventus. Calciopoli travolge il calcio italiano. La Juventus viene retrocessa in Serie B. 2 scudetti vengono revocati. Una squadra, costruita per competere con le più grandi d'Europa, improvvisamente si ritrova nella seconda divisione italiana. Molti dei suoi campioni scelgono di andare via. Zlatan Ibrahimovic lascia Torino. Patrick Vieira lascia Torino. Fabio Cannavaro lascia Torino. Emerson lascia Torino. Del Piero potrebbe fare lo stesso. Ha appena vinto il mondiale. È ancora un giocatore capace di competere ad altissimo livello. Non avrebbe difficoltà a trovare una nuova squadra. Ma resta. Con lui rimangono anche Buffon, Nedved, Camoranesi e Trezeguet. La stagione successiva, la Juventus non gioca al Bernabeu, non gioca a San Siro contro le grandi rivali. Gioca contro Albino Leffe, Frosinone, Crotone, Rimini. Per Del Piero non cambia nulla. Segna 20 gol in campionato. Diventa capocannoniere della Serie B. La Juventus vince il campionato e torna immediatamente in Serie A. Ma tornare nella massima divisione è soltanto il primo passo. Per tornare davvero, Juventus serviranno anni. 5 novembre 2008. Real Madrid-Juventus. Santiago Bernabéu. Uno degli stadi più importanti del mondo. Del Piero ha 34 anni. Sono passati 10 anni dal terribile infortunio di Udine. Sono passati 2 anni dalla Serie B. Quella sera segna una volta. Poi segna ancora. Real Madrid 0. Juventus 2. A pochi minuti dalla fine, Claudio Ranieri decide di sostituirlo. Del Piero cammina verso la panchina e succede qualcosa che pochissimi giocatori avversari hanno vissuto in quello stadio. Il pubblico del Real Madrid si alza. Il Santiago Bernabéu applaude Alessandro Del Piero. Non soltanto i tifosi della Juventus, tutto lo stadio. Per un giocatore che aveva già vinto praticamente tutto, non c'era nessun trofeo in palio in quel momento. Eppure quella standing ovation diventerà una delle immagini più famose della sua carriera. Ma mancava ancora un ultimo capitolo. Gli anni passano. La Juventus attraversa stagioni difficili. Del Piero non è più il ragazzo del 1996. Non è più nemmeno il giocatore dominante del 1998. Nel 2011 ha 36 anni. La Juventus inaugura il suo nuovo stadio. Antonio Conte diventa allenatore. Sta nascendo una squadra completamente nuova. Del Piero ormai gioca meno, ma continua ad aspettare il proprio momento. Il 25 marzo 2012 segna contro l'Inter. Poche settimane dopo entra dalla panchina contro la Lazio. La partita è bloccata sull'1-1. Mancano meno di 20 minuti. Punizione Juventus. Del Piero prende il pallone. Tiro. Gol. Lo Juventus Stadium esplode. È uno degli ultimi grandi gol della sua storia bianconera. Il 6 maggio 2012 la Juventus batte il Cagliari e diventa matematicamente campione d'Italia, senza perdere una sola partita in campionato. Per Del Piero è lo scudetto del ritorno. 6 anni dopo la Serie B, la Juventus è di nuovo campione. E lui è ancora lì. 13 maggio 2012, Juventus-Atalanta. È l'ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia bianconera in Serie A. Naturalmente segna. Poi viene sostituito.
E mentre cammina lungo il campo, lo stadio smette praticamente di guardare la partita. Tutti guardano lui. Del Piero percorre lentamente il bordo del terreno di gioco. Saluta, ringrazia. 19 anni prima era arrivato a Torino come un ragazzo di 18 anni che doveva imparare da Roberto Baggio. Se ne va come il simbolo di un'epoca. Ha conosciuto la Juventus campione d'Europa. Ha conosciuto 3 finali consecutive di Champions. Ha conosciuto l'infortunio che sembrava poter cambiare tutto. È diventato capitano. È diventato campione del mondo. Ha visto la Juventus precipitare in Serie B ed è rimasto. L'ha accompagnata di nuovo in Serie A. Ha ricevuto l'applauso del Bernabeu e prima di salutarla l'ha vista tornare campione d'Italia. Alessandro Del Piero non ha trascorso tutta la sua carriera nella stessa squadra. Dopo Torino avrebbe continuato a giocare dall'altra parte del mondo. Ma quando si parla della sua storia è quasi impossibile separare il suo nome da quello della Juventus. Perché alcuni giocatori vincono trofei con una squadra, altri ne diventano il simbolo. Alessandro Del Piero è stato entrambe le cose e forse è proprio per questo che, ancora oggi, basta pronunciare un nome per riportare alla mente quasi 20 anni di storia. Pinturicchio. Qual è il momento di Alessandro Del Piero che ricordate più di tutti?